Ciao ragazzi, bentornati. Oggi con Ricky vogliamo fare finalmente, perché è un po' che rimandiamo, volevamo fare un video in cui vi parliamo un pochino della Nikon F100. Allora, premessa doverosa. Riccardo è un user, come si dice, da un po'. Non riesco a trovare la parola giusta, sono troppo stanca. Ma allora, in realtà l'F100 l'ho presa non così tanto tempo fa, un paio d'anni fa. Insomma, diciamo che ci ha fatto veramente un numero molto consistente di rullini. Io sono un utente molto giovane invece perché... Questo è stato il suo regalo di nozze. Esattamente, quindi ce l'ho in mano da un mese, poco più. Però aspetta, raccontiamo la backstory. Ah. Io quando ho conosciuto Elisa, parlando di macchine analogiche, mi faceva tutti sti pipponi sul fatto che le macchine analogiche con degli automatismi, tipo questa, non andassero bene perché si rompono, perché c'hanno... Perché ero traumatizzata. Perché era traumatizzata. Dopo un anno e dopo il fatto che le ho fatto provare diverse volte sui workshop, sulle altre robe, gli ho regalata per il suo matrimonio, però ho vinto. Sì, ha vinto, devo dire, devo ammettere. Questa è meglio. Devo ammettere che è una comodità non indifferente, si lavora molto bene. Avete mai usato una reflex? Uguale, solo senza sensore. Onestamente, devo essere onesta, cioè forse c'è poco da fare ai puristi, purtroppo. È chiaro che più automatismi ha, più è possibile che gli automatismi vadano a puttane, motore, cose, bla bla bla, può succedere. A me, per quello che ero traumatizzata, perché mi era capitato che una macchina, che una Pentax avesse il motore che aveva dato forfait e quindi non si riusciva più a riavvolgere un cazzo di niente, e quindi ovviamente quella era una Pentax. Va bene, dopo che però tu butti via N rullini per questo motivo, ti girano un po' i coglioni e quindi dici vabbè, stiamo dalla parte dei bottoni, prendiamo una macchina che è completamente meccanica, che con la manovella quella non si intoppa. Ok? Questo è stato. Poi si può rompere in altre maniere, cioè nel senso non è che... No, perché... Però... Dico solo questo, è cascata in un fiume e stava bene. Ho capito, va bene. Quindi insomma niente, quindi io ci ho fatto i primissimi rullini in viaggio di nozze, e ci saranno video dedicati nel mentre tra poco, insomma non lo so, in qualche momento. Quali hai usato? Ho usato su questa, ho messo un Metropolis di Lomography e poi ho messo quello giappo strano. Ho usato un rullino che avevo comprato l'anno scorso in Giappone, di cui adesso non ricordo il nome, ma comunque ci sarà nel video dedicato. Ce l'ho a casa, controllo. E l'ho usato a San Francisco principalmente. Comunque devo dire che è chiaro che la comodità numero uno è il fatto che l'attacco è quello. No, aspetta, raccontiamola tu. Partiamo dall'inizio. Allora, questa macchina nasce in un momento, quello dell'F5 come ammiraglia, dove fondamentalmente leggeva elettronicamente il diaframma, quindi tu non avevi bisogno di andare qua a sistemare il diaframma. Sulla serie F mettevi tutto a F22, chiudevi questa levettina, non so se si vede, però al massimo ci fa un dettaglio, e gestivi il diaframma da una di queste due ghiere, come una 750, una DSLR di oggi, cioè due ghiere e così. Questo che cosa significa? Che tutti quegli obiettivi senza ghiere moderni, tipo 470, non so, cioè, ne hai un tot anche tu, lei è Sigmart 35, insomma io ne ho un tot pure, sono leggibili. Sì. Io a casa tanto ho avuto anche l'F90 e ho anche l'F90X. Quelle due macchine che sono un po' più vecchiotte non le reggono quelle affari lì, devi ancora stare a girare il diaframma da qua. Sì. C'avevano comunque l'autofocus, c'hanno comunque degli automatismi importanti anche quelle due macchine lì, però non poter gestire quelle lenti te le proibisce. Qui invece puoi usare tutte le lenti del sistema F mai fatte. Infatti devo dire, io sono andata in viaggio di nozze. E anche pre-AI ci vanno. Sì. Sono andata in viaggio di nozze con un 35 e un 50 perché volevo qualcosa che fosse un po' piccolino. A casa c'avevo il mio 35 Art e il mio 105 Sigma, che non avevo, ovviamente sulle altre camere non avevo modo di usare. Oggi abbiamo scattato un set in cui le ho usate, obiettivamente insomma sono signore lenti e quindi insomma è chiaro. Sì, cioè adesso ci vedete su queste qua che sono vecchiette, però comunque ci vanno pure anche delle lenti di 5 anni fa. Esatto, e questa obiettivamente è una caratteristica che vale parecchio. Ecco. Se uno chiaramente ha già un corredo decente,
insomma quel millino di lenti che ci puoi mettere sopra non fa schifo, ecco. Insomma, Diciamo così. diciamo che non devi stare a rifarti il corredo, banalmente Esatto. sei l'attacco Nikon F per Esatto. le digitali. Esatto. Che già, cioè adesso comunque c'hai la Z e quelle lenti Nikon non vanno più bene, d'accordo, Sì. però è una roba talmente recente che Sì, fino a sì, 2 sì, anni, sì. cioè fino a 2 o 3 anni fa comunque la gente scattava ancora con le, ma anche adesso ne vedi ancora, banalmente quello che ti ha fatto le foto al matrimonio piuttosto che Certo. anche di altra gente che conosco che ho visto nel Sì, lavoro sì, che sì, ci sta, hanno ancora certo. quelle. Certo. Ma perché comunque tipo la D780 non è mica una macchina da Ah, buttare poi, oggi, cioè, giusto, altra cosa per me molto rilevante è il fatto che ha il contatto a caldo moderno, diciamo così, sì. e quindi per quanto mi riguarda per me è la ci vanno cosa i della vita. trigger, Ci posso mettere qualunque trigger di quelli che uso normalmente. Volendo ci vanno anche quelli analogici, Certo, qua, comunque la certo. possibilità c'è sempre, però già che ci sia. Sì. Allora, parlando un po' di caratteristiche, parliamo da ghiere e bottoni. Qua c'hai i soliti pulsanti di sgancio e quant'altro. Qua c'hai una ghiera di attivazione e disattivazione della messa a fuoco, da fuoco manuale, fuoco insomma, Sì, la singolo. selezione, Sì. singolo e fuoco continuo. Esatto. È già una roba, per dirne una. Qua c'hai dietro sul back, sul dorso, il selettore del fuoco, che non è esattamente una cosa che trovi su tutte le Sì, macchine è analogiche vero. di questo mondo. Cioè, per dare un'idea, parlando di una macchina che è uscita più o meno negli stessi anni, io l'X-Pan è del 98, questa del 99, l'X-Pan veramente non ha l'autofocus. Sì, certo. Poi qua hai la selezione per quanto riguarda gli ISO, che ti permette di selezionare, oltre all'impostazione di X che puoi mettere per la lettura del codice normale, anche il selettore di ISO manuale, che leggi uno schermetto che sta qua su, come tutte le Nikon di sempre, penso. Qua c'hai la gestione del flash, che non usando mai flash non ne ho idea di come funzioni. Qua e qua sono due pulsantini che premuti insieme riavvolgono la pellicola. Esatto, esatto, devo dire questa cosa è una bella sicurezza perché appunto devi premerli entrambi e quindi... La pellicola è veramente stupida da caricare, basta che la metti, la tiri fino qua, chiudi, prendi. Sì, non c'è da fare niente, fa tutto lei. Va. Fa tutto lei. Qua c'hai il tipo di esposizione, c'hai esposizioni con la media ponderata al centro, il matrix per la lettura completa dell'immagine e l'esposizione spot. Sì, esatto. Qua c'hai una ghiera che ti regola le dioptrie, se non ci vedi un cazzo, banalmente è molto comodo. Per quanto riguarda il pentaprisma, qua c'hai un pulsantino che ti permette di fare doppie esposizioni infinite, molto banalmente, puoi farne 10 sulla stessa fotogramma se ti impegni. Ecco, ne mettiamo qualcuna qua in sovraimpressione, perché anzi una in sovraimpressione, quella di Giada? Sì, perché allora è stata fatta così. abbiamo fatto, forse l'abbiamo fatto un video su questa cosa, forse no. Non lo so. No, vabbè, volevamo fare abbiamo fatto un rullino apposta per con fare un free swap, esatto. Però obiettivamente, raga, cioè, ma che cazzo vuoi stare a dire? Cioè, se c'hai la macchina che fa le doppie esposizioni, te la fai così, buonanotte. Cioè, il resto sono... Sì, il free swap è una cosa diversa, cioè tu te lo fai perché vuoi scattarti una roba di un tipo, poi dopo te ne vai in culo al mondo e ti fai le foto nell'altro posto. Ma vuoi mettere questa è la verità. Questo? Quindi anche lì ho vinto. Poi c'è scatto singolo, scatto continuo, che se sei per caso la situazione sport ti permette di fare banalmente una raffica. Non so quanti ne faccio al secondo, però un tot volendo. E poi ha ovviamente anche il selettore per... Non so che differenza ci sia tra C e CS. Sono troppo povero per scoprirlo, penso. Sì, sei troppo povero, sì, esatto. E stavo dicendo, ha la possibilità di fasare l'autoscatto. Bisogna starci attenti perché rispetto alle altre camere che una volta che hanno finito di fare quello scatto lì, ovviamente essendo una leva non ci fai caso, io da brava polla ovviamente qua delle volte l'ho messa e poi dopo premevo perché non scatta, poi a un certo punto la spostavo e dicevo che cazzo sto, click. Cioè, tipo 3 volte è successo questa cosa, quindi va bene. Questo è perché non bisogna stare incoglioniti, poi dopo non lo so, questa è una roba che dovete gestire voi. C'hai le modalità di selezione, vabbè, io lo uso solo in manuale, però volendo c'hai anche il P per quanto il programma, insomma, per quanto riguarda. Sì, ma Dio mio, mi sembra veramente pericoloso a pellicola fare una cosa simile. Vabbè, ma se sei molto user, che te frega, non lo so. Vabbè, c'hai il P, c'hai la priorità di tempi e la priorità di diaframmi, quindi A e S. Tenete manuale e non sbagliate. Esatto, ovviamente, non c'è neanche bisogno di dirlo. E basta, più o meno. Specifichiamo, non è una cosa che diciamo per fare i fighi. Io oggettivamente
non ho idea di come si scatti in una modalità che non sia manuale, cioè non lo so fare. Voi infatti l'altro giorno quando abbiamo provato la Pentax 17 io ero stra in difficoltà, sì, cioè panico. Cosa devo fare? Pentax 17, mamma mia, ma uscirà un video rimando riguardo? qui sopra il video è già uscito? No, ok. sì, è già uscito. Ok, nel mondo di cui uscirà questo. Esatto. Che casino sto uscendo sto video, mi dispiace. Siamo un po' stanchi, è stata una giornata lunga. C'è anche un pulsantino per la compensazione dell'esposizione in cui puoi dare meno 0,3, meno 0,7 più insomma. Cioè obiettivamente è una macchina molto evoluta, cioè uno che vuole utilizzarla sapendo cosa sta facendo, ci sono una serie importante di caratteristiche che su altri corpi ovviamente zero. Ma un attimo dicendo storico, questa macchina è uscita dopo l'F5, ok? Che di fatto aveva già, penso, o tutti o quasi tutti le feature che c'ha questa, però il vero vantaggio di questa, secondo me, questa è sempre un'opinione, è molto probabilmente che è piccola. Cioè questa macchina, se vuoi, ci puoi aggiungere il battery grip che c'è, volendo di serie. Diventa ma enorme. come penso dall'F90. Ecco, giusto, è alimentata con 4 batterie AA. Sì, che stanno qua dentro. Sì. Tra l'altro, da uno che possiede l'F90 che c'hai bisogno di metterci la monetina a girare, questa questo è un po' più comodo. Amazon Basic caricabili. Ce la cacci, chiudi e è pronta. Comunque, no, dicevo, il tema è questo: l'F5 c'ha il battery grip sempre integrato, che ok, c'è il pulsante qua per le verticali e quant'altro. C'hai sicuramente delle feature in più. L'F6, poi se andiamo nella Miraglia dopo, è una macchina incredibile, però l'idea di avere la macchina compatta è una gran roba. Da uno che ha ad esempio l'F90X, io non ho il cosetto per chiudere le batterie, devo sempre tenerci attaccato questo battery grip, è scomoda da Dio, invece questa piccolina. Questa, esatto. Sì. Quindi insomma, che vi devo dire, da utente scafato a utente newborn, non so neanche come si dica in questo momento. Non posso che essere abbastanza soddisfatta di questa cosa, devo dire la verità. È chiaro, rispetto ad altre macchine più piccole comunque non è minuscola, insomma non è piccolissima. Vabbè, però non è nemmeno enorme, cioè no, non è enorme, però se ci metti una lente un po' importante comincia a diventare insomma un corpo macchina. Vabbè, però calcola anche un attimo una cosa: questo corpo macchina usciva in un contesto storico in cui banalmente il digitale non era ancora una roba professionale. Certo. Cioè, per il mercato professionale questa era la manna dal cielo. Cioè. Sì, poi dopo, ad oggi, ci puoi mettere pure delle lentine piccole come queste, però come allora, cioè, anche qui è una scelta, insomma. Non è una Contax T3 piccolina, non è un M6 piccolina, però comunque non è nemmeno un corpo macchina. Diciamo cosa devi fare, io adesso quando me ne sono andata in giro in vacanza mi sono messa su un 35 piccolino, fine della storia, sono stata, capito, per stare più leggera. Chiaro che sono a casa, posso scattare in studio, mi metto su il macro, sono contenta, mi faccio le mie robe. Però già il fatto che in un unico corpo macchina puoi scegliere questa cosa, insomma. Quindi sicuramente la versatilità direi che sia proprio la caratteristica principe di questo corpo macchina, per cui insomma vi abbiamo fatto passare in sovraimpressione un po' di immagini che direi che sono assolutamente esempi buoni, sono ovviamente tutte tratte da eventi, shooting che abbiamo fatto, cose bla bla bla, quindi robe che in parte magari avete già visto in video dedicati, è per farvi una carrellata di come questa macchina riesce a rendere in condizioni completamente diverse, dalla luce continua, alla luce flash, luce naturale, situazioni di alta luminosità, eccetera eccetera. Ok, poi quindi un esempio. Cioè in generale le macchine analogiche sono tutte scatolette. Certo. Tutte quante. Però questa qua c'hai talmente tante feature che sono talmente comode, banalmente l'esposizione, cioè c'hai tre tipi diversi, insomma, devo dire, funziona molto bene. Quindi c'hai talmente tante feature su una macchinetta e non costa neanche troppo, cioè io adesso non ti dico quanto l'ho pagata quella, però la puoi trovare tra i 200 e i 350 euro. Quindi insomma ragionevole. Detto questo, ci vediamo alla prossima e niente, è stato un video molto incasinato. Scusate, ciao.